Il drone a guida autonoma, una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe presto essere impiegata in caso di disastri ambientali e ricerca superstiti. A condurre la ricerca in questo campo in Svizzera c'è il Robotics and Perception Group dell'Università di Zurigo, specializzato nella robotica di salvataggio. In questa arena di volo a Dübendorf, fra le più grandi al mondo, il gruppo di ricerca sta testando il proprio drone a guida autonoma alle massime velocità. Oggi abbiamo preparato una gara di droni, in particolare vogliamo vedere come si comporta un drone autonomo rispetto a un drone pilotato da una persona. Quindi abbiamo preparato una vera e propria corsa macchina contro pilota umano. L'avversario è il campione in carica di drone racing della Confederazione. Si chiama Marvin e ha soli 15 anni. Lo scarto fra i due è minimo. Sia il nostro drone autonomo che l'avversario umano hanno già fatto un giro a 6,1 secondi e quindi siamo veramente al millisecondo. Dobbiamo veramente vedere cosa succederà. 36 telecamere installate sul soffitto seguono il drone e gli consentono di registrare la sua posizione con precisione millimetrica. A guidarlo non è quindi un segnale GPS, ma un algoritmo di intelligenza artificiale elaborato da questa postazione, che gli consente di individuare la traiettoria ottimale. Ovviamente però stiamo barando perché non stiamo utilizzando delle telecamere a bordo del drone. Quando invece passiamo alle telecamere di bordo, il problema è che vediamo il mondo dal punto di vista del drone stesso e quindi la precisione non sarà più di millimetri ma sarà magari di decimetri, quindi delle decine di centimetri, e quindi questo significa che non saremo in grado di eseguire la traiettoria ottimale alla stessa velocità e con lo stesso profilo di accelerazione, quindi saremo un pochino più lenti. Il moto generato dalle alte velocità sfoca le immagini della camera di bordo e non permette al drone di stimare correttamente la sua posizione. Ma cosa ha a che vedere una gara di velocità con l'impiego di droni in caso di catastrofe? C'è un grande problema attualmente che limita l'utilizzo dei droni in operazioni di ricerca e soccorso, cioè la durata delle batterie dei droni. Attualmente la durata delle batterie non supera i 10 o i 20 minuti, a seconda delle dimensioni dei droni. Questo significa che per poter esplorare un edificio a rischio di collasso che potrebbe nascondere dei superstiti, abbiamo bisogno di un drone che navighi il più velocemente possibile, in modo tale che riesca a completare la missione nei pochi minuti della durata della batteria. Per cui in realtà un drone che fa ricerca e soccorso deve risolvere lo stesso problema che un drone da gara deve risolvere, cioè passare attraverso delle porte nel tempo minore possibile. In futuro l'utilizzo di telecamere di bordo performanti sarà una condizione essenziale per permettere al drone a guida autonoma di muoversi in ambienti reali. Per ora i ricercatori si limitano ad allenare l'algoritmo in ambienti controllati. Quello che vediamo qui è un drone che vola in un ambiente reale, però quello che noi facciamo è fargli vedere degli ostacoli virtuali e questo per noi è molto importante perché ci permette di sviluppare i nostri algoritmi in sicurezza senza andare in questi ambienti difficili, e quando l'algoritmo è pronto poi possiamo svilupparlo e testarlo nel mondo reale. L'esperimento è terminato. Marvin, per il momento, resta il campione indiscusso di drone racing in Svizzera. Per il Robotic and Perception Group, questa sfida è invece un'esperienza da cui imparare.